I'm Steve Goldberg. I'm the visual effects supervisor for Frozen 2 at the Walt Disney Animation Studios. You also worked on Rapunzel and Frozen. Can you talk about the evolution of effects that you have seen? Sure. At the Disney Animation Studio, we constantly grow and evolve our techniques. So we start out basically with the needs of the show. And a big part of my job is I roll onto the show usually about 2.5 to 3 years before the release of the movie. And we read the script and talk with the directors and the production designer, and we determine what are the biggest challenges to achieve visually. So we usually take a look and say, okay, well, what do we know how to do and what are we comfortable doing and what's the big new challenge? So in the case of Rapunzel, her hair was a huge challenge for us. So we put quite a number of years into the development of the hair, since that was such a big technical and aesthetic challenge. And the nice thing about that is once we've developed that, we can then apply everything that we learned and all of the tools that were developed on the film for the next film. So for an example, I worked only a little bit on the early part of Moana, but obviously the water technology was developed for that film. And we're very lucky that it was. On Frozen 2, you've seen some of the sequence of Elsa going to cross the Dark Sea. And we're able to use all of the development that Moana did and then learn from their experience, so that if there were some issues in production that maybe were a little bit bumpy in the process of creating the film, we're able to learn from them and then go ahead and evolve the particulars of what's needed. So it really is a continuum of show to show to show, of being able to use what has been done in the past, but then create and R&D and create new tool sets for what is new and exciting. Is the screenplay that drives the technology or otherwise? Everything is driven by the story, ultimately. So everything that we do and focus on is all to meet the needs of the story. If we happen to have existing tool sets that can achieve it, that's fantastic. But almost in every film, we need to develop new technology for the new challenges that are presented in the storytelling. Was Frozen 2 a bigger challenge than the first Frozen? I would say more challenges than Frozen 1, some bigger. Frozen 1, we were really developing the look of Elsa's ice magic, and in this film, she has grown much more powerful, so that we have different types of ice magic. The movie itself is not set in where there's snow everywhere, which is good and bad from an aesthetic challenge point of view. Where we had a nice, beautiful, smooth snow surface when we left the town of Arendelle and we were in the forest areas. Now there's no snow, so we are creating every detail of the forest floor, of the trees, and the leaves, and everything in this beautiful autumn setting. So we developed a number of tools that were necessary to help us achieve what the forest looked like, for example. And as Elsa encounters the four elements of air, fire, water, and earth, and how those are realized, those each have their own challenge because all of them are represented by a character. So it's very interesting and challenging. For example, we need to create a character of wind. So what does animation animate for wind? Is it just the leaves? Maybe. So we went into a whole process of creating a special rig for animation
And this was a bit of a technological challenge to create something that was very interactive for them, to be able to see and visualize wind as they're animating, which is a little bit of an ethereal, nebulous problem to solve, but very exciting. So we love the challenges of things like that. But we hadn't had a movie before where we really needed to address that. So. In Frozen, the snow is sometimes simulated and realistic, and in other cases more graphic and aesthetic. How do you approach this kind of challenge? Everything is approached from a design standpoint, again in service of the story, but really depending on the mood of the sequence, that will have a big effect on how caricatured we're going, how realistic. It really depends on the effect and what's necessary to support the mood of the storytelling at that point. Can you speak about the challenges that you encountered while working on Rapunzel's hair? Yeah, oh boy, it's a while ago. I think our approach in general is to not, if it's necessary for the storytelling, for instance, Rapunzel she was brushing her hair, Mother Gothel hugs her, which is hugging the hair. There's so much contact between the characters and the hair and the clothing that maybe 15 years ago we would have said, no, we can't do that. Knowing how important it was for that story, it was a difficulty at the beginning, but we knew it was a problem to be solved and a challenge that we were able to meet. So at the end of the day, I don't think we held back on any shots. If the animator wanted to have a character interact with the hair or the clothing, we were able to support all of that. So we're really driven by what is necessary for the storytelling. And in that particular case, because Mother Gothel's relationship with Rapunzel was almost smothering and suffocating, we knew how necessary it was to be able to do that. So it wasn't the kind of thing we could say, can we not do that? We knew we had to. So we went and solved those challenges. Yeah. Is Disney researching or already using machine learning? Yeah, there's quite a bit of research happening for machine learning and different forms of AI in our pipeline. And we do have some of that present in some of the tools now. It's an area we're very interested in continuing to explore, so we have a lot of research happening in that area. Ultimately, the goal is if there's something the computer can help us do, fantastic. But we never want to take away the aesthetic control from the artist. So it's always under artist guidance. But if it's something that can help us out and give us more time for the artist to focus on the aesthetic needs of the shot, that's the best thing. So, thank you, Steve. Thank you very much. Allora, io sono uscito durante la conferenza di Frozen 2 perché non volevo nessunissimo spoiler, però adesso che abbiamo visto il film, dimmi. Di che si è parlato in sta conferenza? Eh sì, ero lì, tuttavia sono passati mesi e i mesi da quella intervista, il film è uscito, ha avuto un successo strepitoso e noi siamo ancora qua che dobbiamo pubblicare l'intervista. Lascia stare i dettagli di produzione. Bene così. E comunque questo ci ha dato l'opportunità, la grandissima opportunità di informarci ancora di più sui visual effects. Viva! Allora, ci sono diversi punti molto interessanti su cui parlare di Frozen 2 e partirei dal motore di rendering che Disney ha creato. Perché non è Pixar, quindi non usa RenderMan. Esatto, sono due cose diverse perché la gente dice Pixar, Disney indistinguibilmente, ma in realtà sono due compagnie diverse e ognuna ha le sue proprie tecnologie proprietarie. E una delle tante tecnologie proprietarie di Disney è Hyperion, che è il loro motore di rendering che renderizza con il path tracing. Ora, che cos'è il path tracing? Ottima domanda, dico io. Si tratta praticamente di calcolare come la luce interagisce con tutte le superfici a partire dalla sorgente di luce fino ad arrivare alla camera.
In pratica vi potete immaginare che dalla sorgente di luce escono un sacco di raggi luminosi e i raggi incontreranno svariati oggetti nel loro percorso. Ad esempio un raggio di luce può rimbalzare su una roccia e a seconda delle proprietà e della fisica della superficie della roccia rimbalzerà in un modo più ordinato o più disordinato, e può anche poi rimbalzare successivamente su altre superfici, arrivando infine all'occhio, se consideriamo il nostro normale modo di vedere, o la camera nel caso di un motore di rendering, perché infatti il fulcro principale di questo motore di rendering è appunto che simula la reale fisica che sta dietro al fatto che noi vediamo le cose, cioè che c'è il sole o un'altra sorgente di luce che illumina qualcosa, i raggi rimbalzano su tutte le superfici, la luce si diffonde e poi infine arriva al nostro occhio, e in base quindi alle proprietà fisiche di tutti gli oggetti che incontra, la luce viene rimbalzata in un modo piuttosto che in un altro. E una cosa abbastanza importante per l'ottimizzazione di un motore di rendering con path tracing è che vengono utilizzati i raggi non che partono dalla sorgente di luce, ma che partono dalla camera. Cioè si fa, diciamo, un po' il processo al contrario, perché in questo modo si fanno i calcoli solo per i raggi di luce che arriverebbero effettivamente all'occhio / camera, e invece non si fa quindi il calcolo per miliardi e biliardi di raggi luminosi. E questo è il motore di rendering che quindi hanno sviluppato in-house a partire da Big Hero 6, è stato il film in cui l'hanno messo per la prima volta in produzione, e da lì in poi è quello che utilizzano per avere quindi questo rendering molto più fotorealistico rispetto ai precedenti film. Ci sono domande? Un altro aspetto davvero interessante di Frozen 2 riguarda i personaggi, che sì, sono gli stessi, il design è cambiato un po', non tantissimo, ma è cambiato, e la cosa principale però è che i rig sono stati rifatti interamente, perché la tecnologia è andata parecchio avanti, sono passati 6 anni dal primo Frozen rispetto al Frozen 2, quindi comunque le loro tecnologie di rigging si sono evolute molto e quindi i personaggi sono stati completamente ricostruiti. In Frozen 2 avevano un team di 75 animatori che hanno animato tutti i personaggi del film e ci hanno messo circa 4 anni a portarlo avanti, e si sono concentrati davvero molto sull'animazione, soprattutto sul portare sullo schermo delle espressioni più sottili, più lievi, che dessero però parecchio spessore ai personaggi. Hanno anche posto molto l'attenzione sulla differenza con cui animavano Elsa e Anna, perché comunque sapete che di un personaggio il modo in cui si muove è molto importante anche per capire tratti del suo carattere, e infatti se ci fate caso il personaggio di Elsa si muove con dei movimenti molto più lievi, ponderati, e sta molto di più chiusa, molto più se stessa anche con i movimenti, mentre Anna si sbraccia tutto il tempo. Io direi si dimena. Anche e ha quindi questi movimenti molto più estroversi e non so, sgargianti. Animazione che tra l'altro è effettivamente nelle espressioni soprattutto veramente migliorata tanto, che mi ha fatto pensare che avessero usato il motion tracking per le espressioni, invece no, che è una roba assurda. E anche un'altra cosa su cui si sono concentrati è stato quella ad esempio del respiro, no? Visto che comunque ci sono molte canzoni all'interno del film e il canto è una parte importante di Frozen, si sono anche concentrati, hanno studiato, hanno fatto delle sessioni con dei vocal coach per capire come si muove il petto e la bocca quando si canta, in modo che quando animavano Elsa e Anna mentre che cantavano potevano essere molto più accurati nei movimenti.
E parlando di Elsa e Anna, molti miglioramenti sono stati fatti dal punto di vista dei vestiti e dei capelli. In particolare per i capelli hanno tutta una serie di tecnologie e strumenti che sono stati sviluppati e che stanno tuttora sviluppando per facilitare il processo e per permettergli di avere sempre anche più controllo, per lasciare quindi spazio agli animatori comunque di fare un po' come gli pare. Pare giusto. In particolare uno degli strumenti è X-Gen, che è uno strumento che serve praticamente per far crescere capelli, pelliccia o anche ad esempio muschio su una roccia. Vengono dati dei punti sorgente e poi quindi il programma genera le geometrie in un modo più o meno randomico e organico. È come un po' disegnare dei follicoli digitali su ad esempio su un animale e poi fare in modo che il programma faccia crescere la pelliccia da quei follicoli, e infatti è stato utilizzato molto in Zootopia. Beh, lì effettivamente ce n'è un ampio uso. Sì, ci sono tutti gli animali e poi ogni animale ha una pelliccia diversa che è caratterizzata in modo diverso. E un altro avanzamento che hanno poi fatto è stato in Moana con Quicksilver, che è un engine dedicato alla simulazione dei capelli e che permette di creare capelli realistici che possono reagire a forze come il vento, l'acqua o azioni intense. Infatti se guardate Moana, in tante scene lei ha i capelli sciolti e pazzesco come reagiscono al vento, agli elementi, all'acqua. Sì, sono molto fisici. Però la differenza tra Moana e Elsa, o Anna ad esempio, è che i capelli di Moana hanno dei ricci che tengono insieme molti più capelli, no? Quindi è come se dovessero tener conto di meno elementi. Invece Elsa e Anna hanno molti più capelli individuali da mantenere e da simulare, e quindi hanno dovuto sviluppare un nuovo software che è chiamato Beast e che permette di fare queste simulazioni molto più velocemente. E quindi nel film si vede molto bene come i capelli di Elsa reagiscono ad esempio quando lei corre oppure è sott'acqua, o come risultano dopo che lei è uscita dall'acqua. Sono parecchio realistici. E andando invece all'altro aspetto dei personaggi è quello dei vestiti, e in questo caso hanno utilizzato un software chiamato Marvelous Designer, che è un tool per progettare in 3D vestiti che viene usato sia in animazione sia nei videogames. E quindi hanno praticamente progettato tutti i costumi. Elsa e Anna si cambiano più volte nel corso del film, quindi ci sono diversi vestiti che sono stati progettati sempre seguendo comunque le caratteristiche di Elsa e Anna, quindi quelle di Elsa sono comunque sempre con una palette più fredda, mentre quelle di Anna con una palette più calda. E la grande particolarità è che in questo caso non ci sono delle texture applicate sui modelli e sui cloth, ma davvero, cioè tutti i gioiellini e le cuciture sono stati effettivamente realizzati in 3D. Quindi cioè follia, perché tipo avevo letto che il vestito di Elsa ha 274 gemme piazzate a mano e ognuna ha una particolare forma geometrica, colore e modo di riflettere la luce, quindi... Ok, quindi viva il fashion design in questo film. E nei vestiti di Anna, anche se non ci sono tante gemme, ci sono veramente tante cuciture e ricami. Infatti si vede bene in una delle scene iniziali dove ha un vestito che è praticamente interamente ricamato. Che è un vestito che poi tra l'altro sta a schermo per tipo 10 minuti, una roba del genere. Sì. Evviva. E qualcuno è morto per farlo, ma gioia. non importa. Quindi chiudiamo un po' il capitolo dei personaggi e passiamo invece a quello della foresta incantata e degli elementi. Prima cosa su cui hanno dovuto mettere molte energie è stato quello appunto di creare la foresta.
E ci sono due tool principali che hanno utilizzato per creare la foresta incantata. Uno è Droplet, che gli permetteva di creare, diciamo, dei gruppi di alberi o di cespugli o di rocce, eccetera, quindi creare tipo delle mini foreste e poi praticamente duplicarle. Quindi creavano dei mini boschetti che fossero carini da qualsiasi angolazione, li duplicavano e poi li randomizzavano un po' mentre che venivano duplicati. E poi ovviamente potevano fare dei mini cambiamenti per rendere le cose molto più organiche. Un altro tool di Disney è invece Bonsai, che carini sempre i nomi dei tool di Disney. Anche Beast per fare i capelli è alquanto significativo. Eh sì, è azzeccato. Ed è appunto uno strumento che viene utilizzato per generare alberi, però lasciando comunque il controllo di certe caratteristiche, come ad esempio l'altezza, la quantità di rami, oppure il poter dare una forma specifica al tronco, lasciare queste caratteristiche comunque agli artisti. Ad esempio definivano un volume per dire io in questo volume ci voglio delle foglie, ci voglio dei rami, e il tool è in grado di poi generare quella parte, no? In modo naturale. Sì, definisci un po' la forma generale dell'albero e le caratteristiche che vuoi che abbia, e poi però viene generato. Figo. E quindi passerei agli elementi. Il primo dei quali è Gale, quindi l'elemento del vento, e in questo caso la cosa particolare è che è sì un effetto speciale il vento, ma in questo caso è anche un character, e quindi hanno dovuto creare proprio degli strumenti per permettere agli animatori di animare qualche cosa che non fosse banalmente il vuoto, ma avere un rig per poter animare Gale, e poi il team invece degli effetti avrebbe poi aggiunto la simulazione. Sì, perché in questo caso è proprio un processo che va contro il normale workflow dei film d'animazione, perché normalmente vengono realizzate le animazioni e poi dopo vengono inseriti tutti gli effetti di vento, fumo, fuoco, elettricità, tutto quello che si può, esplosioni eccetera, ma prima arrivano le animazioni, quindi animare un effetto va un po' contro questa logica. Sì, infatti una delle caratteristiche che anche Steve Goldberg aveva messo parecchio in evidenza durante il suo talk era che su Frozen 2 è stato fatto molto un lavoro collaborativo tra i diversi team. Cioè di solito sia l'art department, l'animation department, il tech animation department e l'effects department. In questo caso invece tutti i dipartimenti hanno lavorato in simbiosi e c'era un grande avanti e indietro su certe scene tra i vari dipartimenti. Come ad esempio il dipartimento di animazione nella scena quella dell'onda dove Elsa ci corre incontro, gli animatori dovevano sapere esattamente dove far camminare Elsa, quindi doveva esserci già la simulazione per poter animare il character, eccetera, no? E l'altro esempio fondamentale è quello del knock, ma ne parlo poi dopo. Quindi per Gale hanno creato un tool chiamato Swoop, che è servito per creare i percorsi del personaggio, e poi praticamente il team degli effetti calcolava la simulazione del vento e come il vento si portava dietro ad esempio le foglioline o i ramoscelli eccetera, no? Per rendere visibile la folata di vento. E oltre a questo rig che gli permetteva di controllare la simulazione del vento secondo un certo path e una certa velocità, avevano anche provato a definire questo path e la velocità con cui si muoveva con il VR, quindi facendo calare un animatore all'interno della foresta incantata e permettendogli di disegnare proprio nel mondo reale come la forma del vento sarebbe stata. Un altro elemento era quello della terra, quindi in questo caso dei giganti, e la particolarità dei giganti era che il rig
era parecchio difficile perché comunque le rocce sono rigide, quindi dovevano trovare il modo di fare un rig che gli permettesse certi movimenti ai giganti, ma senza che le rocce si compenetrassero tra di loro. Quindi non una nuova innovazione tecnologica, però comunque ci hanno messo parecchio lavoro per poter creare un rig che funzionasse bene in questo caso. Sì, anche perché magari sembrano dei personaggi abbastanza banali, non è che siano troppo particolari, però effettivamente a differenza tipo dei troll, che sono fatti di roccia, ma è una roccia un po' più malleabile, diciamo, che è proprio... è come se fosse pelle normale ma con una texture di roccia. Nel caso dei giganti invece sono proprio fatti di roccia, quindi non è elastica la superficie che hanno. Esatto. Per l'elemento del fuoco hanno fatto simulazioni abbastanza standard, invece per l'elemento dell'acqua hanno fatto davvero un lavoro eterno quasi, perché ci hanno messo più o meno 8 mesi per creare il Nock, che è il cavallo d'acqua. Se ci pensate, è un cavallo d'acqua che deve stare nell'acqua e anche correre sull'acqua, quindi comunque... che è fatto d'acqua e ha la coda e la criniera che sono cascate nell'acqua e non ha gli occhi, cioè sì ce li ha ma non ha le pupille, quindi non... cioè insomma, problemi. Un Tanti. sacco di problemi, era tipo un grosso problema con tanti piccoli problemi in sé. E quindi appunto questo è l'altro caso molto evidente di lavoro collaborativo tra i diversi dipartimenti, in questo caso anche con il dipartimento artistico, quindi per il visual proprio del film, perché ovviamente erano anche partiti da immaginarsi il Nock in un certo modo, poi pian piano, anche vedendo quello che si poteva fare, hanno comunque anche cambiato un po' il visual di questa creatura. Oppure c'è anche stata tanta collaborazione con il dipartimento di animazione, perché appunto, come hai detto tu, non avendo delle pupille o degli occhi realistici, era molto più difficile far passare le emozioni del personaggio, quindi comunque il team degli effetti che lo stava creando doveva capire fino a che punto dovevano dare delle fattezze al muso del cavallo per poter permettere di passare le emozioni giuste, anche perché comunque in Disney, anche dal talk di Steve Goldberg, è uscito molto che tutti mettono sempre l'accento sullo storytelling. È tutto basato per ottenere quel certo effetto su schermo che dia quella certa emozione nello spettatore. Quindi comunque poter far passare le emozioni del Nock era un aspetto molto importante. È una pozzanghera, vedi tu. Esatto. Vabbè, non così tanto, però cioè è acqua e la roba più vicina che c'era era l'onda in Moana, che però per quanto carina fosse, più che un elemento della natura che così sta lì e aiuta una bambina, non faceva. Quindi diciamo che il passo è stato impressionante. Ovviamente le fattezze da cavallo aiutano, però... Eh sì, e anche l'altro dipartimento con cui hanno lavorato tanto è stato ad esempio quello della luce, perché comunque non certo. è banale il fatto di illuminare una creatura fatta di acqua che è trasparente nell'acqua, e quindi come la fai uscire dal background che è fatto dalla stessa materia del background. Quindi comunque era una grossa sfida. Per questo ci hanno anche messo tanto e hanno fatto tantissime iterazioni su questo character. Ad esempio, una cosa che aveva detto Steve Goldberg era tutto il processo che avevano fatto per arrivare ad un look giusto per la criniera e la coda. Quindi erano partiti facendo delle simulazioni di cascate praticamente, però all'inizio era troppo forte questo aspetto e quindi l'attenzione dello spettatore andava troppo verso la criniera e la coda e non magari verso
il muso del cavallo e quindi le emozioni che doveva far passare, e quindi hanno sempre reso più lieve questo effetto, anche per dargli più quella caratteristica di etereo che voleva avere il personaggio. E poi aveva fatto vedere questa clip fichissima di questa cascata, che adesso non mi ricordo dove fosse, ma che veniva praticamente spazzata via dal vento. E quindi si sono anche basati su questo effetto per capire come far banalmente finire la criniera e la coda con questo effetto del vento che fa dissolvere. E quindi hanno anche aggiunto un layer di goccioline di nebbia per rendere tutto ancora più mistico e confuico. E un'altra iterazione che avevano poi fatto era quella di aggiungere praticamente un volume interno al cavallo che avesse delle proprietà di riflessione un po' diverse, in modo che si staccasse un po' meglio dallo sfondo. Poi avevano aggiunto anche un effetto increspato sulla superficie, e poi con sempre il team di lighting l'altra cosa che hanno aggiunto sono le caustics, che vabbè sono quelle forme geometriche che si generano nell'acqua. Ad esempio se c'è il sole che punta direttamente sull'acqua e vedete il fondale, si vedono queste forme di luce che hanno... Sì, sono tipo delle ramificazioni. Sì, tutte queste geometrie particolari. Lo studio di come aggiungerle era stato parecchio importante per Moana e hanno deciso quindi di buttarlo anche nel no. Ma sì, dai, tanto. Già che ce l'abbiamo. È un'ulteriore cosa che lo staccava dallo sfondo, quindi è stato sicuramente utile. Esatto. Quindi creare il NOC è stato mettere insieme diversi layer, come ad esempio quello principale con il volume d'acqua, poi aggiungere quindi la foschia, le increspature, le riflessioni, le caustiche, e quindi alla fine hanno creato questo personaggio strepitoso, secondo me. Sì. È veramente pazzesco. Sì. E l'ultima cosa di cui vorrei parlare è quello della simulazione che hanno dovuto fare per l'oceano, e in particolare per le onde grandissime verso cui Elsa corre. Per la spiaggia si sono ispirati alla spiaggia di Reynisfjara. Ecco. Chiaro. Cristallino. Limpido. La spiaggia di sabbia nera che sta nel sud dell'Islanda, ovviamente viaggio di lavoro, certo, come di ispirazione, tutti i viaggi di lavoro necessario. E per fare la simulazione dell'acqua hanno usato un altro tool dal nome molto carino, Splash, che era stato sviluppato ovviamente per Moana, però in Moana la sfida era più quella di creare un oceano calmo, l'acqua arriva proprio calma, si formano le ondine leggere ma nulla di che, e infatti lì avevano sviluppato più che altro anche come risulta la sabbia dopo che è stata bagnata dalle onde e cose di questo tipo. Mentre in Frozen ci sono queste onde gigantesche, questo oceano minaccioso, per dare comunque ancora più importanza e rilievo alla forza d'animo di Elsa e alla forza dei suoi poteri, per far sembrare Elsa ancora più tosta, citazione. Per fare la simulazione hanno provato diverse ampiezze e diverse lunghezze d'onda delle onde, e anche diverse forme del fondo dell'oceano o dell'inclinazione della spiaggia, in modo da ottenere un'onda che visivamente fosse proprio quello che volevano. E infatti questo è un ottimo esempio di come le cose vengano realizzate per apparire giuste sullo schermo, anche se poi in realtà sarebbero sbagliate nella realtà, cioè perché l'onda è stata fatta di un'altezza di 50 piedi, non so quanto è un piede. Sono misure americane, è tanto. È tanto. Se la mettete in confronto a Elsa è proprio minuscola. Le persone sono tipo 6 piedi, una roba del genere.
se non sbaglio. Ok, quindi comunque molto 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 più alta di quella che poi sembra nel film, ma anche perché in quella scena lì in cui viene vista quella simulazione lì, Elsa praticamente sta correndo giù dalla collina, quindi vediamo l'onda da un punto di vista più rialzato e quindi per farla sembrare veramente minacciosa hanno dovuto farla alta 50 piedi. E in più la simulazione dell'oceano effettivo e dell'onda sono di fatto diverse, quindi hanno poi unito le due simulazioni per ottenere l'effetto finale. E poi hanno fatto anche diverse simulazioni, non solo per quella della scena in cui corre giù dalla collina, ma ogni inquadratura di quella scena lì è praticamente una simulazione di un oceano, quindi un sacco di dati, Tantissimi. E questa scena è anche un ottimo esempio di, come dicevamo prima, della collaborazione tra i diversi dipartimenti, perché ovviamente il dipartimento di animazione doveva avere effettivamente una simulazione che fosse giusta, diciamo quasi al 90-95% per poter effettivamente fare l'animazione di Elsa che vi correva sopra, perché per essere più credibile possibile dovevano essere molto vicini a quello che poi sarebbe stato l'effetto finale sullo schermo per poter animare correttamente la performance di Elsa. E quindi questo è quanto. Davvero un lavoro magistrale. Complesso. Sì. E quindi quando guarderete di nuovo Frozen fate bene attenzione a tutti gli effetti speciali. Iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le prossime interviste che non si sa quando arriveranno, ma quindi iscrivetevi perché così sapete quando arrivano. Giusto? Mi fa una grinza. E potete seguirci anche su Twitter e su Instagram e farci sapere che cosa ne pensate, se sapevate già queste cose, se le avevate già viste, Se ne sapete altre. E noi ci sentiremo in una prossima puntata su Funzione Animazione. Ciao! Ciao a tutti!